a tutti da Mimmo Refriger. Allora, asciugatrice Indesit, famiglia Ariston, Hotpoint. Questa asciugatrice ha problemi, accendiamola. Quindi qui mi dà finito end perché ho fatto fare un'asciugatura ma i panni sono rimasti bagnati, e avevo messo questo programma che adesso andiamo a rimetterlo. Sono 2 ore e 55, che non è poco per quei panni, e il sensore di umidità che non rileva l'umidità all'interno, quindi fa scaricare i minuti molto velocemente e rileva in pratica che i panni sono asciutti, e il ciclo finisce prima, molto prima del previsto. Per questo problema andremo a smontare la scheda e andremo ad intervenire sul sensore che su questa scheda avevo già fatto un video per quanto riguarda il sensore 555, è in pratica un convertitore, un integrato convertitore, e il 555 andremo a rimuoverlo o a sostituire. Si può sia rimuoverlo che sostituire, ma adesso smontiamo la scheda, quindi per smontare la scheda non c'è bisogno di fare il video perché sono tutti connettori obbligati, e quindi qua sta l'altro, qua sta l'altro, qua anche, e questo è la parte del sensore di umidità tra il cavo che viene, questo nero che viene dal sensore interno, e la massa. Si crea una capacità che va poi sul 555 e lo trasforma, questa capacità viene trasformata in onda quadra che tramite opti-isolatori va a mandare il segnale al microprocessore. Ma adesso noi andiamo a smontare la scheda e andiamo a vedere come risolvere questo problema. Scheda sul banco, identifichiamo il 555, eccolo qui, questo qua è il 555. Qui abbiamo il pin del sensore, qui abbiamo il pin della massa. Allora andiamo a rimuovere il 555. Possiamo sostituirlo e possiamo toglierlo, possiamo far lavorare l'asciugatrice senza 555. La differenza sta che togliendo il 555 l'asciugatrice non scalerà più i minuti e di conseguenza farà i cicli per il programma che mettiamo. Allora, abbiamo rimosso il 555, andiamo a identificare le resistenze che ci sono intorno, importante perché anche le resistenze potrebbero essere guaste. 4,7 kg,
questa resistenza, quindi questa qua è da 4,7 kg, questa è una 0,2 ohm, diciamo che è più un fusibile. Allora, rimosso la resistenza da 10 mega ohm, che andiamo a zoomare, faccio vedere la posizione. Questa è la resistenza da 10 mega ohm. Quindi questa è da 0 ohm, queste sono resistenze più fusibili, 0 ohm, 0 ohm, questa è da 4,7, abbiamo visto che è buona, questa da 10 mega ohm risulta leggermente in perdita, 9 mega ohm e 6, quindi è leggermente in perdita. Questa è da sostituire, ma comunque è da sostituire anche il 555. La rimettiamo perché andiamo a fare un ciclo di asciugatura senza 555. Da tenere presente una cosa importante, che alcune volte si può verificare delle saldature fredde, quindi basta ripassare le saldature sulla parte del sensore di umidità e tutto ritorna a funzionare. Perché questo? Perché essendo molto sensibile il sensore di umidità al microprocessore che abbiamo qui, quindi mandando dei dati al microprocessore, è un circuito molto sensibile e quindi alcune volte basta ripassare le saldature e tutto torna a posto. Adesso qui abbiamo un altro operazionale che insieme al 555 va ad amplificare il segnale agli optisolatori, che gli optisolatori poi vanno a comunicare con il processore. C'è un'altra resistenza qui che voglio identificare, si trova qui, eccola qui, è 182. Allora, la resistenza è buona perché abbiamo detto 1,8 kg e 1,8 kg, quindi la resistenza è ok. Ok, andiamo a fare un ciclo di asciugatura perché alcune volte è meglio, perché danno un sacco di problemi questi 5.5, questo tipo di scheda, questo tipo di circuito che ha questa scheda, dà un sacco di problemi sul sensore di umidità e alcune volte è meglio rimuoverlo e lasciarlo nei programmi che poi giustamente si va a valutare. Una volta che hai capito come funziona l'asciugatrice, vai a mettere il programma giusto per il tempo giusto che ti serve per i panni che devi asciugare. Quindi andiamo a rimontare la scheda e vediamo come va. Un'altra cosa prima di rimontare la scheda, vorrei dire che questo sistema è in extremis, cioè potremmo anche sostituire il 555, potremmo anche andare a controllare gli isolatori, potremmo anche sostituire quest'altro integrato che è il 431 operazionale, è un operazionale 431, testare tutte le resistenze, ripassare tutte le saldature, testare tutte le piste. Quindi alla fine, se tutto risulta ok e il problema rimane sull'asciugatrice, allora in extremis si toglie. C'è anche da dire che potrebbe essere anche un problema di sensore, quindi bisogna anche sostituire il sensore di umidità. Però in extremis dico, no? Si toglie il 555 e ritorna tutto a funzionare. Il programma finisce l'asciugatura per il tempo che noi impostiamo, ok? Senza scalare il tempo. Ok, scheda montata, programma scelto il numero 2 che sta come misti, 1 ora e 40.
scheda montata e ho ricollegato la massa e il sensore di umidità, che non servirà a niente perché comunque non trasmetterà al processore. Quindi aspettiamo che finisce il ciclo. Dovrebbe comunque fare tutti i minuti, perché a questo punto non abbiamo più la trasmissione al processore e quindi di conseguenza dovrebbe fare tutto il ciclo di asciugatura per i minuti impostati. Ok? Allora, asciugatura finita. Andiamo ad aprire ovviamente questa vaschetta, probabile che sia la vaschetta da rimuovere, da svuotare. Dicevo, asciugatura finita. Possiamo vedere che sono ancora belli caldi, asciutti, sono tutti belli asciutti. Vediamo anche questo. Beh sì, è abbastanza asciutto. Dicevo che ovviamente al programma che mettiamo, come stavo dicendo prima, scarica tutti i minuti. Questo sistema è quando non si trova una soluzione sul sensore di umidità, va tolto il 555 sulla scheda e possiamo riutilizzare l'asciugatrice. Conviene sempre fare dei tentativi riposizionando un 5.5, un integrato nuovo, fare, come stavo dicendo, rifare le saldature, controllare le resistenze, gli optodisolatori, l'operazionale, e dopodiché se non si trova una soluzione allora conviene rimuovere il 555, almeno l'asciugatrice la possiamo riutilizzare. Poi una volta che conosciamo l'asciugatrice e sappiamo che ci bastano tot minuti per asciugare la biancheria, per asciugare i panni, non c'è bisogno neanche di ricorrere, diciamo, al sensore di umidità, che alcune volte ci crea solamente problemi e ci lascia i panni bagnati. Bene, detto questo, da Mimmo Refriger questo è tutto. Spero che anche questo video sia stato utile e un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.